Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per la primavera 2024. Amici dello Scorpione, abbiamo la carta del diavolo. Probabilmente potrebbe esserci qualche condizionamento in questo periodo, potrebbe esserci una sensazione di schiavitù in relazione a una situazione o ad una relazione, o perché no, per qualcuno potrebbe anche essere una questione di potere piuttosto che una questione, ehm, diciamo, di ego. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per le tarot pratiche del 2024. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia, ok, disponibile, amici dello Scorpione. Allora, abbiamo un 2 di bastoni, la carta del carro, una regina di coppe, la carta degli amanti, un 6 di spade e un 3 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere, diciamo così, carta per carta, poi dopo andiamo a vedere nel caso siate single, nel caso siate in una relazione, piuttosto che il lavoro, gli occupati, i disoccupati, l'economia, insomma andiamo a vedere un pochettino tutti i settori. Allora ragazzi, potrebbe essere questo 2 di bastoni collegato al diavolo, come se ci fosse un qualche tipo di questione, che vorreste da un lato portare avanti e dall'altro invece non siete tanto sicuri su come avanzare. E difatti poi anche qui abbiamo un carro al contrario, quindi è un po' come il di nuovo, da che parte vado? Potrebbe esserci anche un qualche tipo di decisione da dover prendere entro questa primavera. Andiamo a vedere carta per carta con i miei tarocchi. Andiamo con il 2 di bastoni. Otto di spade e 8 di pentacoli. Allora, potrebbe essere una scelta lavorativa, potrebbe essere una scelta per quello che riguarda delle regole personali, potrebbe essere qualche cosa che riguarda il cambiare un certo tipo di quotidianità e con questo 8 di spade ho come la sensazione che non vediate chiaro su quale potrebbe essere una sorta di alternativa. Andiamo a vedere il carro. Abbiamo un 7 di coppe e un 6 di pentacoli. È un po' come se doveste valutare queste possibilità che si aprono in modo equo, in modo equilibrato. Credo che, diciamo, in una prima parte del periodo potrebbe essere non così semplice vedere proprio le possibilità, mentre dopo è un po' come se, diciamo, fosse più chiaro il fatto che, mi vien da dire, avete diritto a prendervi tempo per scegliere con calma, ehm, con equilibrio. Andiamo a vedere la regina di coppe. Eremita
fante di pentacoli, 5 di coppe e 5 di denari. Hmm. Ragazzi, ho un po' la sensazione che qui vi vogliano dire di entrare in contatto con il vostro lato emotivo, con il vostro lato introspettivo, perché la regina di coppe, allora, potrebbe parlare di una madre per qualcuno o di una sorta di maternità, potrebbe anche far riferimento a come voi siete madri di voi stessi, eh. Qui ci sono due ferite comunque, con il 5 di coppe e il 5 di pentacoli. Sono due carte che parlano di un vuoto, no? Uno è un vuoto emotivo e l'altra potrebbe essere un vuoto economico, un vuoto pratico. Però è come se ci fosse un bisogno di, diciamo, diventare una madre migliore per voi stessi. Entrare più in contatto con il vostro lato emotivo, iniziare a capire, perché è un po' qui secondo me che vi perdete e questo potrebbe essere un po' il come fare per uscire da questa situazione di vado di qui o vado di là, non mi muovo, valutiamo, mi prendo tempo per valutare com'è l'equilibrio. E per capire qual è l'esatto equilibrio per voi, dovete passare da questo eremita, secondo me. Quindi fare proprio un lavoro di introspezione e chiedervi ehm, da dove arriva questo vuoto che sento. Andiamo a vedere la carta degli amanti perché è una carta bellissima e secondo me riuscirete in qualche modo a trovare l'armonia, anche se qui con queste due carte ho la sensazione che sia un discorso un po' più ampio, cioè per la serie pensate, agite, diciamo così, con amore. Allora abbiamo un 4 di coppe e un carro di nuovo al contrario. Allora, gli amanti molte volte fa riferimento a quello che è una scelta. E se la vedo così, di nuovo, ritorno al non so che cosa fare, non so cosa scegliere, non mi voglio muovere da qui, non vedo alternative. E anche questa carta, esattamente come il 5 di coppe, mi dice che è come se avvertiste un vuoto in questo periodo, come se vi mancasse un'occasione, ma si tratta solo di vederle qui, perché in realtà con questo 7 di coppe potrebbero esserci. Tenete presente che il 7 di coppe fa anche riferimento a delle illusioni ogni tanto. Non lo vedo tanto per adesso perché non ho carte come la luna, cose così, però tenetelo presente. Andiamo a vedere il 6 di spade. 7 di bastoni. Re di pentacoli. È appeso. È come se doveste tenere all'esterno qualcosa con questo 6 di spade. Vi ripeto, qui ho la sensazione che siete un pochettino in stand-by e un po' lo rivedo con l'appeso per quello che riguarda un certo tipo di scelta o di direzione che dovreste dare ad una situazione o ad una relazione inerente a questo diavolo. Ehm, Però ecco, il 6 di spade è una carta che vi indica di lasciarvi indietro certe credenze limitanti ed è da qui che poi si potrebbe riagganciare il lavoro dell'eremita, dell'introspezione, ma soprattutto è un po' come se da un lato non accettaste gli aiuti, dall'altro è come se faceste fatica a vedere le cose da un'altra prospettiva. Vi dico, quando c'è il diavolo può anche fare riferimento a una questione di ego. Diciamo che l'ego, la mente, sarebbe quando ci si fa un certo tipo di idea o di credenza, poi scardinarla è difficile, cioè nel senso non succede così, ma bisogna fare un lavoro di appunto introspezione. Da dove arriva questo vuoto? Perché reagisco così? Perché ho paura di questo? Perché ho paura di quell'altro? E diciamo che l'appeso in questo senso vi potrebbe venire utile perché è una di quelle carte che vi dà il tempo di riflettere. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un 9 di coppe
un cavaliere di denari e un 6 di coppe, ragazzi. Allora, devo dire che per quello che riguarda questa situazione o questa relazione, adesso poi andiamo a vedere nello specifico, potrebbero essere un pochettino lente le cose, o perlomeno con questo cavaliere di denari è un po' come se vi consigliassero di andare piano piano. Alla fine l'otto di pentacoli è la carta della costanza, del fare le cose poco per volta ma costantemente. E qui sento questa concretezza anche con il cavaliere di pentacoli. Ehm, Però abbiamo anche questo 6 di coppe. Allora, il 6 di coppe in questo caso mi dà come la sensazione che abbiate bisogno di nutrire di nuovo un pochettino quel bambino interiore che è in voi. Ok? Probabilmente qui c'è stato denutrimento e qui c'è bisogno di nutrimento. E potrebbe darvelo un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di idea nuova, qualche tipo di collaborazione, o per qualcuno potrebbe essere una nuova responsabilità in questa primavera che piano piano vi fa ritrovare l'entusiasmo. Mm? Va bene, allora ragazzi, andiamo a parlare dei single. Poi sappiate che mese per mese pubblico single, lavoro, economia e coppie. Ho iniziato anche con le coppie e l'economia. Allora, devo dire che se siete single, ragazzi, senza fare troppo sforzo, potrebbero arrivare delle conoscenze molto interessanti, molto interessanti. Qualcuno potrebbe essere sul posto di lavoro, ok? Quindi ci potrebbe essere qualche tipo di collega piuttosto che di, se siete autonomi, ipotesi cliente, potrebbe esserci qualche conoscenza interessante sul luogo di lavoro. Più di una in realtà, ma una in particolare direi, una in particolare, che potrebbe un attimino smuovere il pavimento, diciamo così. Se siete in coppia, ragazzi, vedo, come dire, una volontà di fare qualcosa di nuovo, di animare la relazione, di far qualcosa insieme, di costruire le cose passo dopo passo. C'è forse la necessità, in questo caso, di progettare qualcosa, di darvi come un nuovo obiettivo, che può essere il fine settimana, come può essere il, non lo so, facciamo qualcosa, un hobby insieme, iscriviamoci a un corso di ceramica insieme, per esempio, però è come se ci fosse un pochettino il bisogno di coltivare qualche cosa insieme in questo periodo della primavera. Per quello che riguarda invece il lavoro, ah no, scusate, la famiglia. Allora, per quello che riguarda la famiglia, devo dire che non andrà male, insomma, tutto sommato ci sarà da fare. Ho come l'idea che il tran tran sarà parecchio articolato, però comunque ragazzi abbastanza sereno, piuttosto sereno, insomma. Per quello che riguarda invece il lavoro, allora, se siete disoccupati, ehm, qui devo dire che anche ragazzi vi si apriranno una serie di possibilità. Diciamo che qualcuno non vedrà proprio possibilità, cioè nel senso è come se si vedesse un'opzione, però poi la si lasciasse correre perché no, ma va, figurati se vengono a prendere me, c'è un sacco di gente migliore. E vabbè, ma almeno prova. Il no già ce l'avete, cioè per non al massimo quello che potete fare, magari mandando un curriculum in più, è ricevere un sì, appunto. Se uno non fa niente è come se avesse già ricevuto un no. Se invece uno fa qualcosa, anche se fosse una probabilità su 1000 curriculum, però almeno una probabilità c'è che qualcuno vi dica sì. Mm, Allora, devo dire che quello che mi viene un pochettino... ehm, c'è un tema col movimento, c'è un tema con lo spostamento
qui, perché abbiamo due volte il carro al contrario e questo 6 di spade, quindi potrebbe esserci qualche tema legato alla mobilità. Mm. Vi dico, per qualcuno potrebbe essere un problema alla macchina o a qualche mezzo lavorativo, ipotesi. Però comunque devo dire che, scusate, ritornando ai disoccupati, ci sono un sacco di possibilità. Ragazzi, se devo essere sincera, vedo la possibilità di collaborazioni, vedo la possibilità di, diciamo, denaro che in qualche modo circola, però dirvi che proprio arrivano dei contratti duraturi e stabili ancora non lo vedo. È un momento lento per voi, quindi portate pazienza. Diciamo che ho come la sensazione che il denaro, non vi manchi, magari non ne entra chissà che, però comunque non vi manca, cioè nel senso, potete, soddisfare tutti i vostri bisogni primari, quindi al massimo sacrificherete qualche capriccio, però, niente di che, insomma. Per quello che riguarda gli occupati. Qui ragazzi, se state aspettando un aumento di stipendio piuttosto che un aumento di ruolo, non lo vedo ancora arrivare. Però è anche vero che nell'ambiente di lavoro in cui siete, tutto sommato, ehm, guardate, ho come questa sensazione. Molte persone vivranno un periodo in armonia comunque nell'ambiente di lavoro perché tenetevi presenti, cioè tenetevi pronti, poi tenete anche presente che io leggo un collettivo, quindi per molti potrebbe non essere così, però quello che mi arriva è che qualcuno rimarrà, diciamo, tranquillo e pacifico perché non sta vedendo arrivare uno spostamento. Ok? Non è una rottura di un contratto, è uno spostamento. Questo ve lo dico perché vi preparate psicologicamente, poi se non è quello che volete, spero di sbagliarmi. Sarebbe interessante ascoltare anche l'ascendente che avete per voi. Mm, se ragazzi siete autonomi, devo dire che anche qui si apriranno parecchie possibilità. C'è effettivamente diciamo, un'idea, una progettualità un po' più concreta per quello che riguarda, come se fosse una vostra idea, come se foste, per qualcuno potrebbe essere una passione recente, vi dirò, da trasformare in qualche cosa che si può applicare nel vostro lavoro. Però comunque vedo dei progetti, vedo nuove responsabilità, nuovi clienti, nuovi contratti, nuovi scambi commerciali. Potrebbe anche essere, ragazzi, che un sogno nel cassetto, appunto, è un po' come se sentissi che qualche cosa viene preso, modificato e riproposto. Comunque, insomma, la vedo piuttosto bene. E dal punto di vista economico vi dico, non vi mancherà praticamente niente, riuscirete a soddisfare tutti i vostri bisogni primari. Forse in previsione di questa futura o insomma scelta primaverile che andrete a fare, credo che la parte economica sarà un pochettino da tenere sotto controllo. Ecco. E soprattutto ho come anche l'idea che qualcuno cambierà modo di vedere il come spendere. È come un cambiare le priorità di spesa. Ci sono spese che possono aspettare, ci sono spese invece che sono un po' più urgenti, insomma. Bene ragazzi, andiamo a vedere che olio essenziale vi consigliano per questo periodo. Andiamo a vedere. Ok, e abbiamo cedro atlantica. Adesso qui perché non si rivedono i riflessi è un pasticcio. Comunque
è un'essenza, è un olio che fortifica e rinforza e si può, diciamo, mettere nel diffusore piuttosto che applicare a livello cutaneo, ragazzi. Bene, amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile, spero che insomma abbiate tratto qualche spunto di riflessione. Fatemelo sapere con un commento, con un like. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!